Esistono persone che scelgono di spingersi oltre i propri limiti, esplorando l'ignoto, trasformando così le loro imprese in qualcosa di straordinario. Senza di loro l'alpinismo non sarebbe mai evoluto, senza di loro intere generazioni non avrebbero quell'ispirazione necessaria a sognare, a guardare oltre. L'impossibile che viene messo in discussione e si concretizza, la possibilità di immaginare e di poter toccare con mano orizzonti lontani che grazie a quelle imprese diventano più vicini. Uomini tuttavia, semplicemente uomini che segnano, tracciano nella storia un solco indelebile e poi ci sono altri uomini incapaci di raggiungere quegli orizzonti e forse nemmeno in grado di immaginarli. Uomini che cercano di speculare su quello che loro non riuscirebbero mai ad ottenere. Ai posteri l'ardua sentenza si sente dire spesso, ma oggi ci domandiamo quanto occorre aspettare ogni volta perché questa sentenza arrivi. Nel 1953 sul Nanga Parbat Herman Bull compie quello che ancora oggi viene definito qualcosa di impossibile, eppure pagò la sfrontataggine di essere partito solo verso l'ignoto assoluto senza rispettare gli ordini preposti, regalando tuttavia una storia che ancora oggi fa sognare. Nel 1954 gli italiani posarono per la prima volta i piedi sul K2, la seconda montagna più alta della Terra e probabilmente la più ardua da scalare. Un'impresa eccezionale, straordinaria, ma che venne negli anni macchiata da una ricostruzione non esatta dei fatti, volta ad enfatizzare eccessivamente qualcosa che non aveva assolutamente bisogno di essere enfatizzato e che calpestò per questo una parte di quella storia, parte che poi risultò anni dopo determinante per quell'impresa. Nel 1970 una serie di atteggiamenti poco chiari allora e negli anni a seguire poi provarono a macchiare e cancellare quella che alla storia resta, seppur con un epilogo drammatico, la prima storica ascesa dalla parete Rupal, considerata la più grande del mondo, prima storica ascesa che divenne, suo malgrado, anche la prima storica attraversata del Nanga Parbat, la montagna del destino, la montagna essenza dell'alpinismo stesso, da versante a versante e senza ossigeno. Ma l'ardua sentenza, presto o tardi, arriva per tutti. La storia di oggi, di tutte quelle grandi imprese, non ricorda nessun capo spedizione o compagno di merende. Del 1953 la storia ricorderà per sempre solo e unicamente Herman Bull. Del 1954 la storia oggi ricorda più Amir Mahdi e Walter Bonatti che Ardito Desio. Del 1970 la storia non ricorderà Karl Erich Koffer, ma sempre e solo due fratelli, Gunther e Reinhold Messner. E questa è la loro straordinaria quanto drammatica storia. A quel tempo io e Gunther eravamo arrampicatori, ci appassionavano le vie di rocce più impegnative delle Alpi, ma anche le grandi pareti di ghiaccio. Gli 8000 himalayani ci stuzzicavano molto meno, ma la parete Rupal, decantata da decenni come la parete più alta della Terra, costituiva la sfida per eccellenza per l'alpinismo di quegli anni. Così scrive Reinhold Messner nel suo Razzo Rosso sul Nanga Parbat, libro uscito non solo per raccontare, ma anche per difendere e difendersi, per ricordare e per cercare di placare o quantomeno attenuare tutto ciò che è stato ed ha significato prima, durante e dopo il Nanga Parbat. Nanga Parbat su cui tornerà nel 1978, 8 anni dopo, compiendo una straordinaria prima solitaria assoluta su di un 8000, ma quello di oggi è il racconto del Nanga Parbat del 1970, dove insieme a Reinhold Messner c'era anche suo fratello Gunther. Campo 5, quota 7200 metri, parete Rupal, Nanga Parbat, la nona montagna più alta del pianeta. Al campo 5 non è presente nessun dispositivo radio troppo pesante da trasportare. La missione, dopo settimane di attesa, sembra sfumare. Il maltempo ha imperversato quasi costantemente sul Nanga Parbat negli ultimi giorni. Un ultimo tentativo prima di tornare a casa è quello che propone Reinhold Messner a Karl Erich Koffer, il capo spedizione, sì, lo stesso della prima storica ascesa di Bull sempre sul Nanga Parbat del 1953. Auf unserer Expedition Bergheil. Heil! 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 Salire leggero, veloce, raggiungere se possibile la vetta e scendere di nuovo dalla medesima via.
Il campo 5 si trova a 7200 metri di quota, meno di 1000 dalla cima. Occorre attraversare il tratto più insidioso, il canale Merkel, e poi individuare la linea più sicura, che sembra essere quella che taglia verso la sella Merkel, per poi attraversare dalla cima sud l'ultimo tratto di cresta che conduce alla piramide sommitale, ai tanto desiderati 8126 metri del Nanga Parbat. Una parete che via via che si sale diventa sempre più ripida, in alcuni tratti, come dirà lo stesso Messner, verticale come la nord dell'Eiger, e una volta conquistata la vetta occorre scendere. Tornare a ritroso sullo stesso percorso risulterebbe dannatamente rischioso senza corde fisse su cui assicurarsi. Ecco che il piano di Reinhold Messner prevede che suo fratello Gunther e Gerhard Baur, presente con loro a campo 5, attrezzino il canalone, il tratto più temuto. Al campo 5 ci sono solo 200 metri di corda, non sono sufficienti per tutto il tratto. Reinhold Messner suggerisce di farla a pezzi e usarla nei tratti più impervi. Prima di arrivare al campo 5 per il tentativo di vetta, dalla radio del campo 4 più in basso, Reinhold si accorda con il capo spedizione per ricevere da campo 5, sprovvisto della radio, un segnale luminoso che indichi le previsioni del meteo. Un razzo rosso che indichi previsioni meteo cattive, rosso e blu se incerte, blu se buone. In base alle previsioni verrà presa da campo 5 la scelta migliore. Il razzo che verrà sparato la sera alle 8 sarà di colore rosso, cattivo tempo quindi. Reinhold Messner decide di conseguenza di salire solo, provando a essere tanto leggero quanto veloce. Mi sono alzato alle 2 di notte, non avevo sentito la sveglia di mezzanotte, ero già vestito, 5 strati sotto, 7 sopra, mi mancavano solo i pantaloni, gli scarponi e la giacca a vento nella quale la sera prima avevo stipato l'essenziale per l'attacco della vetta del giorno 27. A metà giornata del 27 giugno, Reinhold Messner, battendo traccia, supera, arginando alcuni tratti più insidiosi, il temuto canale Merkel. Davanti a lui il traverso che raggiunge la spalla sud, che culmina nel tratto di cresta vicino alla vetta. All'improvviso vede dal basso una figura che segue le sue tracce, sale decisa, veloce. È suo fratello Gunther, che decise di non voler aspettare al campo base. Voleva essere ancora insieme a suo fratello e condividere con lui gioie e difficoltà di quella possibile prima storica ascensione dalla parete sud. Qui, come viene sottolineato anche nel film uscito nel 2010, dedicato appunto alla vicenda dei fratelli Messner, Gunther, mosso dall'amore fraterno e dalla voglia di posare con Reinhold i piedi sulla vetta, suo malgrado commette 2 errori. In sole 4 ore scala il tratto che il fratello aveva realizzato quasi con il doppio del tempo, e questo a quelle quote può costare caro. Entrambi sono senza ossigeno e al loro primo 8000 non hanno la minima idea di quali siano i sintomi e di come il loro corpo possa reagire a quelle quote. E un salto molto veloce verso l'alto in questo sicuramente non aiuta. Gunther non ha portato con sé attrezzatura per la discesa, il tratto ripido del canale Merkel non è stato attrezzato e quindi la discesa ora per entrambi diventa inevitabilmente molto insidiosa. Nel tardo pomeriggio i fratelli Messner raggiungeranno la vetta, 8126 metri, la parete Rupal, ritenuta per decenni impossibile, viene infine violata e senza essere attrezzata nel tratto finale. Un evento alpinistico, un'impresa eccezionale. Dal momento che non eravamo mai stati su un 8000 ci comportammo come abbiamo sempre fatto, stretta di mano, guardarsi in giro. Mi sorprese il fatto che Gunther mi desse una pacca sulla spalla, non riesco più a ricordare cosa esattamente gli risposi. Reinhold cerca di infilarsi di nuovo l'ultimo paio di guanti, ma essendo diventati rigidi a causa del ghiaccio decide di lasciarli lì, sulla vetta, sotto alcune pietre, realizzando così un ometto di pietra che segnava la vetta del Nanga Parbat. Ma ora occorre scendere. Reinhold Messner scende a ritroso per la traccia percorsa all'andata, prova a individuare una via, una tratta più sicura per il ritorno. Scendere in libera a ritroso sotto la spalla prima e nel canale Merkel poi rappresenta un azzardo e Gunther inizia a stare male. Quello che viene definito malessere d'alta quota investe letteralmente Gunther, che incomincia a vacillare e riesce a malapena a stare in piedi.
Reinhold capisce che scendere con Gunther in quelle condizioni dalla via dell'andata equivale a un quasi suicidio. Da solo avrebbe potuto anche tentare, come racconta lui stesso, ma non con Gunther in quelle condizioni. Il tempo passa, la notte si avvicina e i due devono prendere una decisione. Gunther incomincia a mostrare non solo evidenti segni di malessere fisico, ma anche scarsa lucidità. Ipossia, la carenza di ossigeno, agisce anche sulla salute mentale di chi si trova a quelle quote. Sulle spalle di Reinhold grava quindi la scelta della strada da prendere e un'idea che sembra folle ma anche logica prende forma: scendere dal versante opposto della montagna, il Diamir. La parete nord del Nanga Parbat, al contrario della Rupal, presenta i tratti verticali più tecnici nei primi 2000 metri dalla base, salvo poi confluire nel grande bacino di Basin, che conduce alla vetta con pendenze più moderate. I nostri problemi ebbero inizio solo dopo che avevamo raggiunto la vetta. Il canalone Merkel non era attrezzato, nessuno di noi aveva una corda e non eravamo attrezzati per trascorrere una notte all'aperto. Ormai era quella la situazione, del resto Gunther mi aveva seguito di sua iniziativa, a quel punto tuttavia ci trovavamo intrappolati. I fratelli Messner passeranno la notte senza sacchi a pelo, senza tenda, senza nulla da mangiare con cui scaldarsi, ad una quota altissima, circa 7900 metri, ricaveranno un bivacco sotto ad una roccia sporgente. Reinhold non dovrà solo combattere contro i congelamenti, ma anche con le allucinazioni di Gunther, sempre più preda dei sintomi dovuti all'alta quota. L'indomani sperano di trovare aiuto in qualcuno che salga verso la vetta e in mattinata effettivamente sia Felix Kuhn che Peter Scholz vengono individuati a metà del canale Merkel. Dall'alto Messner cerca di dialogare con i compagni. Reinhold dà per scontato che stiano salendo per loro, ma in realtà i due si dirigono verso la vetta. La comunicazione è difficile, sulla sella impazza il vento e una volta che i due alpinisti si dirigono verso la vetta, Reinhold Messner torna indietro. Gunther sta malissimo e in quei casi occorre scendere il prima possibile, arrivare a quote dove l'ossigeno presente è superiore. Attendere un altro giorno in alta quota equivale per Gunther Messner a morte certa. I fratelli Messner sono quindi davanti a un tratto completamente ignoto, quello che prese il nome e che divenne famoso negli ultimi anni grazie ai tentativi di Daniele Nardi di risalirlo, fino alla tragica morte nel 2019 di Sperone Mammeri. Dopo una notte al gelo, senza acqua né cibo, i due devono affrontare l'ignoto, superare la linea di seracchi pensili alla base della conca Basin, sopra i 6000 metri, scendere sul ripido tratto verticale sottostante e dover attraversare l'ultimo tratto di ghiacciaio molto crepacciato, dove scariche di neve e ghiaccio confluiscono dall'alto. I due devono infilarsi in un autentico imbuto di ghiaccio. Reinhold cerca di individuare la via migliore con Gunther che segue le sue orme, cercando di evitare che il fratello, in condizioni sempre più precarie, debba risalire. È un lavoro doppio, durissimo, ma necessario per la sopravvivenza di entrambi. Il secondo bivacco prende quindi forma sulla parete di Amir, a notte inoltrata, sotto ai due minacciosi seracchi pensili che delimitano il costone del Mammeri dalla conca Basin. Il giorno successivo i fratelli Messner scenderanno ancora, disidratati, provati, affamati, tra principi di congelamento e allucinazioni. Reinhold fu convinto per molto tempo che fossero in 3 a scendere sulla parete. Un'agonia in un ambiente tanto straordinario quanto dannatamente ostile. Arrivati quasi alla base della parete, Reinhold Messner, come al solito, si fa avanti per individuare la traccia migliore. Scende e si divide da suo fratello per circa 150 metri più in basso, aspettando che Gunther lo segua. Si ferma, si riposa, beve dell'acqua che sgorga da un ricagnolo, ma di Gunther nessuna traccia. Passerà circa un'ora prima che Reinhold Messner torni indietro sui suoi passi. All'inizio credeva che Gunther avesse tagliato sulla parte a sinistra del ghiacciaio, che ricopre un cumulo di detriti morenici. Ma di Gunther nessuna traccia. Andando avanti si imbatte in una scarica di neve, una slavina, cerca disperatamente il fratello, urla, scava, imprega, ma nulla. Gunther Messner è sparito dalla montagna. Shock, fame, sete, congelamenti, Reinhold Messner vive i momenti più drammatici della sua vita, momenti che inevitabilmente lo segneranno per sempre.
Si trova la base del Diamir, decine di chilometri e una parete alta circa 4.000 metri lo separano dal suo campo base. Dopo l'ennesima notte passata sotto le stelle del Pakistan, senza nessun ricovero, si farà largo tra la porzione finale del ghiacciaio e l'enorme circolo morenico che sfocia sul Diamir, rotolando e arrancando tra pietraguzze e terra arida. Troverà dei villeggiani, prima e alcuni funzionari dell'esercito poi ad aiutarlo, trasportandolo sia a spalla che su di una barella improvvisata, per essere infine accompagnato su un fuoristrada, prima a casa di uno degli ufficiali e attraverso la valle dell'Indo diretti all'ospedale di Gilgit. E poi l'incontro con il resto della spedizione, che ormai aveva smontato il campo e festeggiato, sì, festeggiato e proclamato il successo, grazie alla vetta raggiunta da Felix Kuhn e Peter Scholz. Vetta proclamata e festeggiata nonostante entrambi trovarono le moffole, i sopragguanti lasciati da Messner sulla vetta il giorno prima. Reinhold Messner subirà l'amputazione di alcune dita dei piedi al seguito dei congelamenti riportati e osserverà un lungo periodo di riabilitazione. Come da contratto imposto, gli venne proibito di diffondere qualsiasi notizia inerente alla spedizione, incluso il libro stesso, Razzo Rosso sul Nanga Parbat, che uscì anni dopo. Erich Koffer, nel proclamare e godere dei fasti della conquista, minimizzò sul perché il razzo che venne sparato fu rosso e non blu, parlando della mancanza del razzo blu stesso al campo base. Nonostante fu lui stesso, via radio, con Messner ad andare a controllare di persona che ci fossero entrambi. Sebbene nel 1970 le spedizioni di Stato, quelle degli anni 30 e 50 vennero meno, i cardini di quelle spedizioni restarono gli stessi. La vittoria, se arriva, deve essere frutto del lavoro di squadra, coordinato alla base dal capo spedizione, a cui vanno attribuite le glorie maggiori, e l'unica versione indiscutibile di come la spedizione stessa si svolse. Un monopolio, una gerarchia non funzionale alla conquista, quindi lecita, ma solo al capo spedizione stesso. Negli anni a seguire, ciclicamente, Reinhold Messner, oltre al dolore fisico e umano, dovette sopportare ingiurie, calunnie e accuse neanche malcelate di aver deliberatamente ucciso suo fratello per un proprio tornaconto. Alcuni appartenenti alla spedizione e un più generico conclave dell'associazionismo montanaro tedesco, stretti nelle loro retoriche di comodo, scrissero negli anni che addirittura la morte di Gunther andava ritenuta molto più probabile sulla parete Rubal stessa, quella dell'andata, accusando così Messner di aver premeditato già da tempo non solo la vetta, ma la traversata integrale e di essersi quindi disfatto di Gunther che intralciava i suoi piani. I giganti hanno sempre affascinato le persone empatiche che non invidiano ma semmai ammirano o comunque sono attratte dai personaggi sopra le righe, quelli che escono dall'ordinario. E poi ci sono altre persone, quelle che vessarono per decenni Messner, spacciando per verità insindacabili qualcosa che solo Messner semmai poteva confutare insieme al Nanga Parbat. Persone che hanno bisogno di togliere qualcosa a quei giganti per sentirsi un po' giganti anche loro. Le montagne sono testimoni silenziosi, incuranti delle vicissitudini umane, ma a volte sembra che attraverso i cicli naturali che si susseguono vogliano dire anche loro qualcosa, riportare un fatto, una prova utile alla sentenza. Più di 30 anni dopo, alla base del ghiacciaio di Amir vennero rinvenuti dei resti umani, un perone. Alcuni campioni di DNA estratti testimoniarono che i resti erano compatibili con quelli di Gunther Messner. Nel 2005 guide locali trovarono a circa 4.300 metri, sempre sulla base del Diamir, i resti di un corpo umano. Prelevato uno scarpone con all'interno i resti di un piede, le successive analisi dimostrarono che quei resti erano compatibili con Gunther Messner. L'8 settembre 2005, secondo tradizione tibetana, i resti furono bruciati ai piedi del Nanga Parbat. Venne costruito un chorten, una pila di pietre di forma quadrata.
Ci dispiace dire questo, tuttavia, dando una lettura il più possibile lucida dei fatti, se ci fu una vittima, qualcuno che subì le decisioni di un altro, negativamente, questo fu solo Reinhold Messner, che prima ebbe delle informazioni errate dal campo base, volute o meno, e poi si ritrovò, a causa dell'avvenuta salita non prevista di Gunther, in balia degli eventi che seguirono. Accuse, illazioni, sospetti, dimenticando, con molta probabilità volutamente, di prendere semplicemente ciò che è stato e considerarlo come tale, un dramma provocato da un insieme di azioni sbagliate. In questa storia, finita nelle aule dei tribunali, l'unico vero testimone, anche se silenzioso, il Nanga Parbat, non partecipò come test, non depose in aula, ma in silenzio, portando alla luce prove concrete, diede anche lui la sua versione dei fatti. L'essere umano mente, la natura no. Non ho mai sentito il dovere di vivere i sogni di mio fratello come fossero un'eredità. Sento invece che la sua forza continua in qualche modo a vivere dentro di me. La sua forza è con me, è come se avessi una doppia energia. E ovviamente lui è stato con me nei miei viaggi e nelle mie spedizioni. Ancora oggi continuo ad avvertire questa sensazione. È strano, ma mi capita ancora di sognare di arrampicare con lui, di tanto in tanto.